Una barca può muoversi a una velocità di 10 km/h rispetto all'acqua di un fiume che scorre a 5 km/h. Il barcaiolo vuole attraversare il fiume perpendicolarmente alle rive. Secondo quale angolo deve orientare la sua barca? Proviamo a disegnare la situazione. Queste sono le due rive, quindi qui scorre il fiume. Un barcaiolo vorrebbe attraversare perpendicolarmente le rive, sapendo che c'è una velocità di corrente, quindi una velocità del fiume, diciamo fatta in questo modo. Quindi il barcaiolo dovrebbe orientare la sua barca in un certo modo, ad esempio questo, per ottenere come risultato finale un movimento perpendicolare alle rive. Questa dovrebbe essere la velocità della barca. Guardiamo cosa vorrebbe dire avere una velocità della barca così inclinata. Innanzitutto potremmo, rispetto alla riva, disegnare le componenti di questo vettore velocità della barca. Bene, questo vettore può essere costruito con due componenti, due vettori, un vettore perpendicolare e un vettore parallelo alle rive del fiume, quindi vettore perpendicolare e vettore parallelo alle rive del fiume. Il vettore parallelo, se la componente orizzontale, quindi il vettore parallelo, avesse un modulo di velocità uguale alla velocità del fiume, cioè avesse stessa direzione ma verso opposto e stesso modulo, allora la componente orizzontale si andrebbe ad annullare. Quindi il risultato sarebbe che mentre la barca va in senso obliquo, la sua componente orizzontale si annulla con la velocità del fiume, il risultato del moto sarebbe un moto verticale, quindi resterebbe solo la componente perpendicolare al moto. Dovremo però a questo punto definire l'angolo. Quale angolo, chiamiamolo θ, dovrebbe avere la barca affinché la componente orizzontale e la velocità del fiume abbiano lo stesso modulo e si possano a questo punto annullare? Bene, per calcolare l'angolo utilizziamo le nostre conoscenze di trigonometria e possiamo dire che la componente orizzontale, quindi V parallelo uguale alla velocità del fiume, sono uguali alla velocità della barca per il seno dell'angolo θ. Questo è θ. Questo perché è un triangolo rettangolo. In questo triangolo rettangolo, quindi un cateto è uguale all'ipotenusa per l'angolo ad esso opposto, per il seno dell'angolo ad esso opposto. A questo punto possiamo scrivere che il seno di θ è uguale alla velocità del fiume diviso la velocità della barca, e possiamo dire anche che l'arco seno di θ è uguale alla velocità del fiume diviso la velocità della barca. Sostituendo i valori abbiamo 5 km orari diviso 10 km orari uguale a un mezzo. L'arco seno di un mezzo è uguale a 30 gradi. Quindi l'angolo dovrebbe essere un angolo di 30 gradi
affinché il moto della barca e quindi la componente orizzontale rispetto alle rive abbia un modulo uguale al modulo della velocità del fiume, e in questo modo, avendo versi opposti, si possono annullare momento per momento. La seconda domanda che ci fa il problema è quella di sapere con quale velocità rispetto al terreno deve muoversi la barca. A questo punto quello che ci interessa non è più la componente obliqua, no, la componente orizzontale o la velocità obliqua della barca, ma la sua componente verticale. Cioè ci interessa sapere a questo punto qual è la velocità della barca per andare da una riva all'altra, sapendo che la barca si muove di 10 km orari. Per fare questo applichiamo sempre le nostre conoscenze di trigonometria e sappiamo che la componente verticale, quindi che è un altro cateto del nostro triangolo rettangolo, si può anche scrivere come la velocità della barca, quindi l'ipotenusa, per il coseno di φ, cioè il coseno dell'angolo adiacente al cateto. Andando a sostituire i valori, abbiamo 10 km orari per il coseno di 30 gradi. Trasformiamo i nostri 10 km orari in metri al secondo, applicando la modalità di 10 per 1 chilometro sono 1000 metri, fratto le ore si possono trasformare in secondi sapendo che un minuto sono 60 secondi e 60 minuti sono un'ora, quindi 60 per 60 3600 secondi, per il coseno di 30 gradi è radice di 3 fratto 2 uguale 10.000 diviso 3600 per radice di 3 fratto 2 uguale 2,4 metri secondo.